ho chiamato questa sessione Utopie reali, riferendomi anche un po' a dove c'è questo luogo per vedere che cosa riusciamo a produrre questa mattina. Yeah, just to tell you a little bit about our office, or we're more like a group of architects, and we're all from Berlin, and we're all of this generation who came to Berlin before the wall came down, and then the wall came down and the two parts of the city were reconnected, and this offered a lot of possibilities to work independent, alternatively in public space, to like make your own spaces. Siamo un gruppo di architetti, siamo giunti a Berlino, vivevamo a Berlino già prima della caduta del muro. Una volta che è avvenuta la caduta del muro di Berlino, chiaramente c'è stata la possibilità di metterci insieme e vedere come lavorare sui vari spazi insieme. We basically have a very big variety of work, which is really from building architecture to art installations, also to work with theater, and it's mostly work where we try to enable other people to work in public space, or to connect to the city, or to reactivate some spaces, like very much maybe like this space, which has been an exhibition space, and now it is working hub. Lavoriamo in vari settori, possiamo spaziare dall'architettura alla costruzione a installazioni anche artistiche. L'idea è sostanzialmente cercare di portare le persone a capire come connettersi alla città, anziché come connettersi proprio agli spazi in quanto tali, come può essere lo spazio anche qui dove ci troviamo oggi, quindi è uno spazio che può avere varie funzionalità. So I want to start with some findings, some statements about what public space means for us today. E quindi voglio analizzare con voi che cosa significa per noi oggi lo spazio pubblico. And I think when we talk about the public space, somehow we still always have historical idea in mind. This space is which we find a lot still existing in the old towns like Bari or every other town in Italy, where the public space is about trading, it's about meeting, it's about being part of a society, about social life. Quando pensiamo a spazi pubblici penso che ci sia anche un'interferenza di quelle che sono le nostre idee storiche rispetto a un luogo pubblico, perché storicamente no, il luogo pubblico era il luogo dove avvenivano gli scambi commerciali, anziché un luogo di ritrovo per incontrarsi, e quindi c'è questa commistura di quello che è il concetto storico di uno spazio pubblico e quello che invece lo spazio pubblico sta diventando oggi. But within, like, following these new possibilities of modernism, I think many of these spaces we call public actually have changed radically, and I mean many of these spaces are totally today dominated by mass transportation. E quindi questi luoghi che noi oggi definiamo pubblici in realtà proprio pubblici non sono, nel senso che è avvenuta una grande trasformazione dove in questi spazi troviamo una forte presenza per esempio dei trasporti pubblici. And by mass consumption or like by just commercial activities. Dove abbiamo questo consumo di massa o comunque attività commerciali. A lot of these spaces are not actually public anymore because they are in shopping malls. I mean, people still, they kind of feel public, but they also exclude. Quindi questi luoghi pubblici in realtà poi pubblici non sono, nel senso sì, sono in un ambito pubblico, possiamo essere in un ambito per esempio di un centro commerciale, però sono limitati in qualche modo, non è proprio lo spazio pubblico come era un tempo. Yeah, this is an opening of a shopping mall in Berlin where there was a special offer from the company called Saturn, and so people
You see how Qui, people come get vedete, into fights to be the first ones. in queste foto vedete l'apertura di un centro commerciale dove c'era anche un'offerta speciale per questo giorno di apertura, e vedete come la massa proprio si è buttata per cercare di essere i primi al momento dell'apertura. But I think the most significant change is that public sphere or the public space today, the public life, is actually totally virtualized, because I mean we don't have to go out anymore to be part of some kind of public life, but we can have that at home in our television, and in the last 15 years also on our mobile phones. I think this development is still going to go on, and this is really changing a lot what public space actually means, and it's also, I think, has a lot of new potentials, as we saw in the Arabic revolutions, where these kind of mobile devices became kind of weapons or tools to form some kind of revolution. Un altro aspetto particolare è vedere come la vita pubblica sta diventando in realtà sempre più virtuale. Se ci pensiamo bene possiamo avere una vita pubblica direttamente da casa, non dobbiamo più essere per forza all'esterno. Basta la televisione, il computer, anziché lo stesso smartphone, quindi il cellulare. Questo significa che ci sono nuove potenzialità in questa possibilità di avere una vita pubblica all'interno di una sfera privata. Lo vediamo anche in ambito delle stesse guerre, dove c'è questa possibilità di utilizzare la strumentazione per entrare direttamente nel privato. So that border between the public and the private, I think, has basically totally dissolved, and it's always under negotiation. Where are we private and where are we actually acting as a public person? E quindi questa linea di demarcazione tra il pubblico e il privato credo che si stia dissolvendo, se non dissolto del tutto. È sempre difficile adesso capire dove c'è quel confine tra pubblico e privato. So we think that we as town planners and architects or whatever, urban designers, that we have to ask ourselves, or we have to perceive newly, what do people really want to do in their cities, what kind of social exchange is happening, and how do people perform in their cities, streets and squares. E quindi come architetti dobbiamo sempre chiederci fondamentalmente che cosa vogliono fare le persone all'interno della propria città, come vogliono relazionarsi nei loro spazi cittadini. Questa è una domanda fondamentale che dobbiamo porci continuamente. And I think to get a real idea or to do this kind of participative projects, you need certain tools. So it's for us also, over the 15 years we're working together, we always try to find better tools to talk to normal people about their desires and their needs of the city, and not just go and ask them what do you want, because this always generates the same kind of simplistic answers. We want more trees, we want more playgrounds, we want more shopping. But I think we first have to generate some kind of creativity or some kind of potentials before we actually can on eye level talk about our cities. E in questi 15 anni il nostro obiettivo è stato quello di sviluppare dei nuovi strumenti per poter dialogare con le persone, proprio per poter riuscire a capire che cos'è che desiderano all'interno delle proprie città. Non basta chiedere, è semplicistico chiedere che cos'è che desiderano, perché chiaramente poi la risposta sarà più alberi anziché più centri commerciali e così via. One of the most admired places for young people to meet is the fish market right at the harbor. So sometimes it's very unexpected. Yeah, we maybe would design whatever, a discotheque for the same kind of people, and they would never use it, but they use the fish market. So I think this kind of logic of what spaces have what kind of code and what is so-called cool and what is not became very difficult sometimes to judge for us as
cities or city planners. Per esempio una cosa che ho scoperto ieri di Bari è che uno dei ritrovi principali qui in città per i giovani è il mercato ittico sostanzialmente, che potrebbe sembrare una cosa fuori, no, dalla classicità, si penserebbe creiamo delle discoteche, creiamo dei posti dove i giovani si possono ritrovare, invece scopri che è uno spazio altro quello che attira di più i giovani, quindi bisogna tenere in considerazione proprio questi aspetti quando iniziamo a creare gli spazi per la gente. Yeah, working on the city, we also, I mean, we're asked a lot of times, how does this Raumlabor city looks like? And so we tried to, a few years ago for the Biennale, we tried to make this kind of image, which is this kind of, for us, ideal city where every citizen feels like a player and not like a victim. And where what is possible in public space, what happens, is not only controlled by the ones who have either financial or political power, but by many different institutions. So that what democracy, I think for me, democracy is this kind of constant struggle or negotiation about how do we want to live together. I think there's no solution in democracy, but it's about discussing constantly and discussing also not only in one direction. Questa diapositiva che vedete qui è un disegno che abbiamo realizzato per la Biennale, quando ci è stato chiesto di cercare di rappresentare come visualizziamo la città ideale. E ci tengo a sottolineare che per noi l'idea della, ecco, questa città ideale dove il cittadino è partecipe in prima persona, dove può contribuire in prima persona, dove non si sente vittima della propria città soprattutto, e dove il potere decisionale non è solo in capo a chi ha autorità, ma dove ci possa essere questo dialogo tra le autorità e i cittadini, perché poi per me è una città, diciamo, idealmente democratica, nel senso dove questa democrazia dà la possibilità al cittadino di avere un canale di comunicazione diretto ed esprimere in prima persona come desidera vivere la città. Yeah, and at the same time it's also an illustration of about 75 projects that we've realized. E qui vedete anche un'illustrazione dei 75 progetti che abbiamo realizzato. Find beautiful about this little video we took in Buenos Aires is that these two persons, they don't have any kind of institutional power, but just by the technique and the beauty and the music, they create a public space contemporary. And if I would, like, the video goes on for a few minutes and then there's a whole like crowd, so they really create a plaza contemporary. And this, for me, it's sometimes it's like a model, or this makes me hope that we can also operate this way, that we don't have to build everything in stone, but sometimes it's just we have to find this kind of smart moves to change things, or to even change just the perspective on things and not build anew. And I think this is also what we're trying to do today in this workshop. We're trying to think about this Fiera de Levante, just to think about it in a different way, or to find ways where we can make a new reading out of it without kind of destroying and rebuilding it.
La cosa che mi piace di questo video, che è stato girato a Buenos Aires, è vedere come le due persone nel loro muoversi tra la gente negli spazi sono riusciti a creare uno spazio pubblico dinamico, non condizionato da un potere istituzionale, ma era veramente la bellezza del movimento all'interno di questo spazio. E mi piace pensare che sia possibile anche lavorare in questo modo, operare in questo modo, quindi costruire non solo con il mattone, ma riuscire a trovare queste mosse intelligenti che ci permettono di cambiare proprio la prospettiva di ciò che ci circonda, e quindi pensando anche alla Fiera del Levante riuscire a ricreare questa stessa idea, riuscire a ripensare questi spazi in maniera diversa, in maniera dove si possa interagire in qualche modo con lo spazio. So in the following chapter I want to show you some strategies that we've developed and illustrate them in different projects. And the first strategy is that we've developed a lot of mobile urban activators, we call them, small mobile architectures, which on a temporary level make big spaces or make kind of communal spaces possible, but then disappear again. So. E quindi adesso voglio mostrarvi una serie di strategie che abbiamo ideato, nello specifico adesso vedremo ciò che abbiamo denominato attivatori urbani mobili, sono praticamente delle strutture mobili, delle architetture mobili, la particolarità che oggi ci sono e domani no, e quindi creiamo questa idea un po' evanescente delle strutture. So the first architecture I'm showing you is called the kitchen monument, and I have to simplify the story a bit, I think, to be in the time frame. Basically, we were asked by a festival to deal with the inner city of Duisburg, which is a city in the Ruhr area, which is very much like an immigrant city, and it's a very rundown inner city. E adesso il progetto che voglio mostrarvi è quello che abbiamo realizzato a Duisburg. Ci è stato chiesto dal festival di creare questo progetto particolare in una città, devo dire anche un po' particolare in sé, in quanto una cittadina caratterizzata molto da una forte presenza di immigranti. And the theme of this festival was what to believe in. So we as architects were suddenly confronted with a very fundamental question, and our solution was a very personal solution. E il tema di questo festival era fondamentalmente in che cosa credere, e quindi la risposta che abbiamo dato ovviamente era una risposta piuttosto personale. And the solution was that for us this kind of big themes of what we believe in are not so much anymore negotiated in the big institutions, but they're negotiated in the family or within friends on a very personal level. So we saw that the appropriate thing to do is to bring together people in their kitchens, on their kitchen table. But since we wanted to do that in public space as a public debate, we needed some kind of tool to make this kind of dinners in public space possible. E quindi domandandoci appunto in che cos'è che crediamo, volevamo riproporre sempre l'idea che non c'è questa negoziazione con l'istituzionale, bensì il ritornare all'intimità, alla famiglia, alla familiarità. E ci sembrava appropriato ricreare questo ambiente tipo un po' cucina, no? Di ritrovarci intorno al tavolo tutti insieme, in famiglia, però come crearlo in un ambito pubblico, questa era la sfida, e quindi abbiamo dovuto creare questo strumento che ci permettesse di ricreare questa familiarità, cucina, famiglia, in un ambito pubblico. So we created this kind of Trojan horse, which was consisting of this metal box as a kind of jack-in-the-box tool, and this big kind of bubble space, which was a blown-up architecture, which allowed us to make dinners for about 120 people in whatever kind of public space.
E quindi abbiamo creato questa struttura metallica inizialmente, da cui poi si riusciva a far uscire questa bolla architettonica, all'interno del quale potevamo ricreare questo ambiente più familiare. Poteva contenere fino a 120 persone. What we also thought was interesting in that kind of architecture is that it's not actually a space in itself, but it's always kind of taking the form of its surroundings, so it's like a almost non-tectonic space. E l'altra cosa interessante di questa architettura era il fatto che non occupava uno spazio preciso in quanto tale, ma si adattava allo spazio circostante. So this kitchen monument we up to now used in many different places all over Europe. We also have some similar structures in Asia and the US. E quindi abbiamo usato questo monumento cucina, chiamiamolo un po' in giro per tutta l'Europa, e anche in Asia siamo stati un po' in giro. They became for us very successful tools to build something like a temporary community or to help initiatives, social initiatives, to get a lot of intention in public space to debate problems of public space. E quindi siamo riusciti in questo modo, con questo strumento, a creare delle comunità che oserei dire anche temporanee, momentanee, dove c'era la possibilità di discutere anche di questioni sociali in maniera con delle tempistiche limitate. So this is just some examples where you find the same structure in Liverpool. Qui siamo a Liverpool, quindi vari esempi di come abbiamo utilizzato la struttura in giro. The second project I will go through a little bit more quick also because I think we're going to run into time problems. This is a project where we really tried just to create an urban narrative, and the conflict we were facing, it was we were also invited by an art institution to do a work for this double city, and this is the city of Mannheim and Ludwigshafen. And on the one side you see Mannheim, which is this kind of classical gridded city, and the other side of the River Rhine is Ludwigshafen, and they are Mannheim is a bit of the posh city and Ludwigshafen is the workers' city, and they always have this kind of concurrence going. So we decided to make this to a theme of an artwork. Allora, per questo progetto sarò un pochino più rapido, altrimenti rischiamo di sforare con i tempi, però quello che voglio mostrarvi qui è questo progetto che abbiamo realizzato in quanto sotto la richiesta di questa istituzione dedita a questi progetti. È un progetto che abbiamo sviluppato più come una narrativa urbana, oserei chiamarlo, in quanto avevamo una situazione un po' particolare, queste due città divise dal fiume, fondamentalmente in conflitto anche tra di loro, molto diverse tra di loro, sia per quanto riguarda l'aspetto urbanistico che per quanto riguarda proprio l'aspetto sociale e culturale, e quindi dovevamo cercare di mettere in comunicazione i due ambienti. Come l'abbiamo realizzato? So, since these cities are divided by these two rivers, we thought that we build a boat like a submarine, and we give this boat, we build it together with Mannheim people. If we manage, we had 10 days. We asked 20 Mannheim people to cooperate with us. There was no money involved, and we asked them to collect a lot of recycled material or construction material, and we made this in public space in a very vivid street. We made this workshop. E quindi abbiamo coinvolto i cittadini di Mannheim. L'idea è stata quella di costruire un sottomarino attraverso anche materiale di riciclo, insomma, ci siamo messi insieme, non è stato neanche finanziato il progetto, quindi è stato veramente tutto opera di volontari, un gruppo di cittadini, insomma, che si sono messi insieme e abbiamo costruito questo sottomarino in pochissimo tempo. So somehow in many of our projects we do this kind of experiments of
what is actually possible to be created just by an idea. And there, I mean, it was one of the maybe most extreme, because when we started, we didn't even know if we gonna have what kind of material, and we didn't know if anybody would take part in this kind of project. But then it very fast, because it was in public space and it was kind of this construction site where everybody passed by and had a suggestion of how to do it better, it became a really kind of public debate. And then in the end, it had this kind of happy story that the boat was really, it was not going underground, but it was really working, and it was put in front of the museum of Ludwigshafen. E la parte divertente di tutto questo è che in realtà è un vero e proprio esperimento, potremmo dire, nel senso che partiamo da un'idea e a volte ci si domanda se questa idea potrà essere anche realizzata praticamente, perché parti da un'idea, non hai né i materiali, non hai ancora le persone disposte a collaborare, e piano piano questa idea si va sviluppando, soprattutto perché siamo in uno spazio pubblico, quindi essendo in uno spazio pubblico i passanti magari si fermano, chiedono, contribuiscono, danno le proprie idee, e così, come avete visto, il sottomarino addirittura è riuscito a navigare sul fiume, quindi è diventato un progetto, insomma, molto, molto affascinante. Okay, I think there was a short mistake, but it works again. Now I'm in my lecture, I go up in scale slowly, so now I'm going to some projects which we call, where we involve this kind of town planning bottom-up strategies, and in the same time it's very similar to the project before, that we try to use some kind of urban narrative to change situations in the city. Ora, quello che sto per farvi vedere è un'altra strategia che utilizziamo, simile a quella appena vista, però fondamentalmente parte dal presupposto che abbiamo questa urbanistica che parte dal basso verso l'alto, seguendo sempre una strategia narrativa. And this is a project in Italy, actually, in Torino. It's a suburb of Torino which is called Barca, and this is due to the fact that... I have to switch this off, I'm sorry. Questo è un progetto che abbiamo realizzato vicino a Torino, in realtà il posto preciso si chiama Barca. Okay, it doesn't ring again, sorry. Yeah, and so Torino is really only half an hour from the center of Barca is only half an hour from the center of Torino, but it's one of these suburbs which were built in the 60s and 70s, which we as town planners call neighborhood units. So it was a classical kind of social democrat planning where you have a lot of social housing, you have a school, you have a small city center with some doctors and with a supermarket. So it's this kind of housing unit for about 12,000 people, which is a very kind of classical modernist idea of the city. Quindi è stato Barca in realtà dista dal centro di Torino di circa 30 minuti, è stato costruito intorno agli anni 60-70 e riprende quella realtà che come urbanisti definiamo fondamentalmente una realtà sociale, no? Dove c'è la scuola, c'è un supermercato, c'è tutto ciò che serve per così creare una prima comunità di abitanti, e in questo caso circa 12.000 abitanti, quindi una realtà abbastanza piccola. Since it was a city basically designed for the workers, for the Fiat company, it was also an immigration city, like an arrival city, which nowadays has mostly like Italians from the south and Moroccan people and also some other African inhabitants. È stata costruita inizialmente per accogliere gli operai che lavoravano alla Fiat, quindi in realtà è ciò che potremmo definire una città un po' di arrivo, di frontiera, dove arrivano gli immigrati, inizialmente insomma italiani provenienti dal sud, ma c'è anche una realtà, una comunità di marocchini e di persone insomma provenienti dall'Africa fondamentalmente. And what didn't happen is the supermarket, since it has a capitalist logic, was not matching up with this kind of idealist logic of the planning department, and there was never a supermarket moved into this building.
because they probably thought that it's not so good to be on like a roundabout, a turnaround street. E ciò che è successo, questa struttura che vedete, inizialmente doveva essere il supermercato, però per qualche motivo non è stato realizzato, diciamo il supermercato non ha deciso di usufruire di questa struttura, probabilmente proprio perché era su una rotonda, quindi non permetteva anche la possibilità di parcheggio e non era ideale come posto. So, and for some strange reason, right next to this building there's a little bar run by a Southern Italian family, which then kind of replaced this kind of social commercial center. And in the supermarket nowadays there's a meeting point for elderly people, like in kind of educational programs, and most of the space is just empty. E qui vedete invece un bar che è stato costruito vicino a quella struttura che è rimasta inutilizzata, e la cosa interessante è che questo bar poi in realtà è il luogo di ritrovo, un po' il luogo sociale dove si ritrovano un po' tutti. And we were asked by a collective of art curators called Artitolo, who work more and more in public space with their artists, to do some kind of intervention into that space, and we proposed that we would just go there and try to build this place with the people from the neighborhood, or change this place with the people from the neighborhood. E siamo stati chiamati da questi curatori artistici che si chiamano a titolo, e c'è stato richiesto di fare un intervento in questo spazio, cercando di riprogettarlo, di ricrearlo, e la nostra idea appunto era quello di coinvolgere direttamente le persone del posto. So you show you again a short movie to get an idea about this place. So we started this project with a one-week workshop. We had conceptualized this workshop, that we had some Italian partners who did all this kind of placemaking. They went to the schools, they went to the neighborhoods, they went to the kiosks, the bar, and they talked to a lot of people to introduce us as that there's some strange architects coming and they want to change this place. Quindi abbiamo iniziato con un workshop di una settimana, e per poter presentare questo workshop avevamo dei partner italiani che sono andati in giro per il vicinato, semplicemente dicendo: guardate, stanno arrivando questi strani architetti che per una settimana lavoreranno nel nostro vicinato. And we called it Cantiere Barca because we wanted from the first day make sure that now there's some notion of change, that we're going to change this place. And the first thing we did, we built from the also again recycled materials because it was on a very low budget. We did this big sign with all the participants. It was a very chaotic process, but we thought it's not good to start discussing directly, but first to kind of enable the participants to learn what kind of tools they can use and what is possible within this framework of 1 week. What can we actually do? E quindi abbiamo voluto subito dare questa nozione, questa idea di cambiamento all'interno del quartiere. Avevamo un budget molto basso anche in questo caso, e quindi si è partito costruendo questo segnale, questo il nome del cantiere. Volevamo lasciare l'idea che gli abitanti del quartiere potevano partecipare al progetto, anche in maniera un po' caotica, però l'importante era proprio dare questa idea che tutti potevano contribuire in qualche modo. And then we also built these little goals, like these little soccer goals, because this was the first desire from the boys from the neighborhood to do this. E poi abbiamo costruito anche le porte, no? Per i gol di calcio, perché è stata una delle prime richieste fatte anche dai ragazzini del quartiere. And then for the second and the third day we divided in 4 groups, and we started to
work on different places, on different aspects of the site, and so there was this one group who was trying to build seating devices to also connect this open space from the bar with the portico building. Quindi ci siamo divisi in 4 gruppi con l'idea di curare i vari aspetti del progetto. Un gruppo in particolare, per esempio, appunto si è occupato degli spazi di arredo e dove potersi sedere per poter creare questo collegamento in tutta l'area. And we also had one group which was kind of working on some architecture which was kind of in opposition as a kind of signage against this dull modernist building. And this was to create this little playhouse for kids. E poi abbiamo avuto un altro gruppo che si è occupato in più di creare un'architettura un po' in opposizione agli edifici un po' tristi, agli ambienti un po' tristi circostanti. Quindi abbiamo creato anche questa struttura per i bambini. And then on the 6th day, when we do this workshop there, we always make a big party to involve the rest of the community, because not everybody can take place in this process, and I think it's very important to get somehow different people involved. I mean, this whole project is about building connections also between lower class people, immigrants, and people who live nearby and are from a more kind of whatever wealthy background. E poi il 6° giorno, quando creiamo questi progetti, è sempre dedicato ad una festa, alla possibilità di coinvolgere un po' tutto il quartiere, perché chiaramente quando si lavora sulla progettazione specifica dei vari elementi non possono partecipare tutti, però l'idea di avere una festa permette di mettere insieme un po' tutto il quartiere, perché è sempre importante cercare di mettere insieme anche le varie classi sociali e di lavorare tutti insieme alla fine. And yeah, in this project we were really very lucky, because on this first party there were also the cultural mayor of Turin invited, and she was very touched by the whole process, and she kind of promised us that she's going to save this place as an artwork, and now this place is declared an artwork, and it had only permission for 1 month, and now they have to maintain it for 10 years, I think. E la cosa bella è stata che quando abbiamo fatto la festa è intervenuta anche l'assessore per le differenze culturali e ha preso veramente a cuore il progetto che abbiamo realizzato e è riuscita a farlo rientrare in un progetto come tutela di un progetto artistico, e che quindi verrà mantenuto negli anni, e fino a 10 anni sostanzialmente questo progetto verrà conservato. Yeah, again, another coincidence was that we were asked from the MoMA in New York for an exhibition to sell them some kind of artwork, and we decided to sell them a drawing and the video which I've just shown to you. So this again created some kind of intention within the city that this project really went on, and we did now 4 workshops there, and we did change a lot in this neighborhood just by this kind of different forces. E poi l'altra cosa bella è che ci è stato anche richiesto dal MoMA New York di vendere gli schizzi e il video che abbiamo realizzato, il che ci ha permesso poi di ritornare altre 4 volte, abbiamo fatto altri 4 workshop sul posto, e quindi il bello è che dal primo progetto siamo riusciti a sviluppare una continuità nella comunità. And yeah, I showed you these little images of a sketchbook, and this is a tool we use a lot in our participative projects, that when we go to a place that we somehow recognize with these little sketchbooks that we have already preoccupations, that we already have some kind of preconcepts, and that we try to talk about our perception and our preconcepts, and then try to enable every participant to kind of hook up to this process. And so the important within this sketchbooks is that maybe 8 pages are filled with some easy kind of explanations, and then the rest of the sketchbook is empty and everybody goes on working with this tool.
Un altro strumento che proponiamo è questo libretto, come vedete, un po' con questi schizzi iniziali, dove abbiamo circa 8 pagine che creiamo noi sostanzialmente, anche per dare l'idea che un progetto c'è, l'idea iniziale, però poi il resto delle pagine sono lasciate in bianco affinché le persone che vengono a interessarsi al progetto possano disegnare loro stesse. Yeah, I just show you some more images. I mean, what is really nice, I think, in all our works in Italy, that there's always a great basis of talking together and everybody listening to each other, I think, which is not the same in Germany. And it's really nice that the mayor here, for example, was here and she would listen to the small kids talking about their expectations on the space. And it was always very nice to see that kind of very real democracy happening. La cosa che mi piace molto qui in Italia è quando si creano questi progetti, ho visto, a differenza anche di quello che abbiamo in Germania, almeno qui c'è veramente tanto il desiderio di parlare, di comunicare, di condividere. In questo progetto specifico, come ho detto, c'è stato l'assessore, c'è stato anche il sindaco, quindi c'era questa voglia di ascoltare e di condividere il progetto tutti quanti insieme. So in these last 3 workshops we developed the place and we made a kind of small centro sociale or something out of it, with one workshop space, with some toilets and facilities for the tools, for kind of woodworks, which is now kind of taken over by 2 younger groups of architects and students who keep on doing furniture there with the people from the neighborhood. E poi nella struttura che era stata pensata per il supermercato siamo riusciti a creare tipo un centro sociale dove in una delle sale si è adibito una falegnameria fondamentalmente, dove collaborano degli architetti, degli studenti, e si continua ancora oggi a creare oggetti d'arredo mobili per la comunità. And this also led us to another project which we organize in many different countries right now, which we call the Microfactory Project, which is exactly about this idea that you use all the kind of shortcomings of our society we have right now, that we have unemployed young people, immigrants, but also like young intellectuals, designers, students trying to do something good for society, and we try to do this kind of microfactories inside public space where we try to create some products which can compete with products which are very simple to do, and they can compete with products that you would buy in IKEA in other cases. E abbiamo creato quindi questo progetto fatto lì nella cittadina di Barca, ci ha permesso anche poi di sviluppare questo progetto che chiamiamo Microfactory, e l'idea è di utilizzare per esempio di lavorare insieme ai migranti anziché studenti o i disoccupati, e creare questa microcomunità all'interno del quale si realizzano progetti che possono essere anche messi sul mercato, possono essere anche competitivi rispetto ad altre cose che si troverebbero all'esterno. So in this case we created these chairs which are also constructed by this kind of typical Barca material, and we called them Barca chairs, and then they're still working on, up to now I think we sold about 25 of these chairs. E quindi qui vedete per esempio delle sedie che abbiamo realizzato, le abbiamo chiamate sedie Barca, ne abbiamo realizzate circa 25 e le abbiamo anche vendute. I show you this project just very briefly. It's a very kind of similar strategy, but it uses different kind of techniques. It's kind of more technically advanced. And the idea is it's a city called Saint-Nazaire. Qui siamo nella città che si chiama Saint-Nazaire. Vi voglio mostrare una strategia simile a quella che abbiamo visto finora, utilizzando però tecniche diverse, leggermente più avanzate. So it's a seaside city which has a lot of, it's a very industrial city, so it has a lot of these modernist, very open spaces which are very well kind of developed, but in the same time have always this
kind of feeling of emptiness. There's not enough people to use all these open spaces. È una cittadina sul mare, particolarmente industrializzata, con spazi molto aperti, che però allo stesso tempo, essendoci una popolazione, non essendoci un gran numero di popolazione, questi spazi aperti risultano poi molto vuoti. So our feeling was that there were all these benches around, but they were always kind of not linked to each other, that we have to find some kind of tool which is more flexible to make more real, usable public spaces. E quindi il progetto che abbiamo visto qui è che c'erano tutte queste panchine in questo spazio aperto che però non erano collegate tra loro. L'idea era di cercare di creare un ambiente più intimo attraverso queste panchine. So we designed a bench which is very simple to assemble, and this is a kind of a mobile bench, and we asked the people who went into this, it was in a museum, so it was a kind of extraordinary exhibition, because we asked the people to build one of these benches and then places within the city, in some place they wanted to put it, and then they had to mark where they want to place it with this kind of little nails, so that we can kind of follow where the benches go. E quindi abbiamo chiesto alle persone, l'idea era di creare queste panchine, appunto vi stavo dicendo, in maniera molto semplice, erano molto semplici da realizzare, come struttura eravamo all'interno di un museo e si è invitata la popolazione a partecipare venendo direttamente sul posto, costruendo appunto queste panchine. Erano panchine mobili che poi potevano essere poste in vari posti, in vari luoghi della città e era anche necessario indicare il proprio nome, la propria panchina e dove sarebbe stata localizzata all'interno della città. So the elements were pre-made by a CNC fabrication system. And then, il materiale era già and then there was just a simple instruction drawn directly on the wall how to assemble this. E poi c'erano le istruzioni su come assemblare il tutto direttamente disegnato sulla parete. And then two different templates, kind of tables, which made the assembling process much easier. E il sistema proprio per assemblarlo era molto, molto semplice, come vedete qui. So there were very often like two families coming, and then they decided they have to do this together because it's too heavy for just like one or two persons to do it. Abbiamo trovato una situazione per esempio dove si sono trovate anche più famiglie insieme a collaborare, perché chiaramente una o due persone da sole non potevano, quindi c'è stata questa idea di nuovo, la comunità che viene insieme e lavora insieme. So there were also a lot of school classes coming classically. Sono venute anche molte scuole a partecipare al progetto. And then we kind of followed the process where the benches go. E poi abbiamo seguito un po' l'itinerario in giro per la città, abbiamo visto dove sono state localizzate le panchine. And this kind of placing the benches was also always kind of a little bit of an event which created some kind of consciousness, and is it going to be stolen or not? It was always is this legal or not? Also we had some talks to the mayor, who was first very worried, and then we kind of convinced him with the object that it's not so dangerous. Questa situazione ha creato anche una sorta di consapevolezza poi generale di ciò che poteva essere legale, non legale, se si poteva posizionare in un certo posto anziché no, e quindi questa comunicazione anche poi con il sindaco, che cosa potevamo fare, dove potevamo intervenire. So for us it's at the same time it's this kind of a tool to connect people to the city, it's a tool to kind of react to this fact that mostly everything we buy comes from some kind of third world countries, and that we kind of don't have the feeling anymore what it does actually mean to build something, to do something with our hands. E nel progetto c'era l'idea innanzitutto chiaramente, come vi ho spiegato, di collegare, di connettere le persone alla propria realtà, alla propria città, ma anche quella di restituire il senso degli oggetti, perché tante cose ci arrivano ormai dall'estero, non c'è più questa idea di costruire le cose noi, no? E di vedere quali sensazioni ci può anche produrre. And it's also a tool to kind of challenge this kind of legal constructions we have in our cities, because this bench is basically illegal. It's just that the mayor kind of signed for it and said, okay, I don't care, but
a mobile bench within the city in public space is illegal. It's not possible in France. E c'era anche questa idea di contrapporre ciò che è legale a ciò che è illegale, perché in Francia comunque non era possibile avere in realtà queste panchine mobili in giro per la città. Il sindaco l'ha dovuto autorizzare. Okay, I speed up even more. This is just, again, just to explain you a little bit about this concept of the generator. And what we developed up to now is a whole set of, we call it software. We developed a lot of plans of how kind of do-it-yourself furniture that you can also download from our website. And if you don't use it commercially, you can just use these plans and build your own furniture. And then we also felt in this participative project that we have to make things sometimes, not everybody is a carpenter, you know, you have to make things more simple. So what we created is this kind of templates which make you able to do a kind of chair within maybe 20 minutes, no matter who you are. In questo progetto che vi sto mostrando adesso l'idea era di creare un software direttamente scaricabile dal sito internet che ti permette di realizzare dei mobili fai da te sostanzialmente, in maniera molto semplice, in maniera molto chiara, nel giro di 20 minuti per esempio, tramite questi schizzi, questi progetti che riusciamo a fornire su internet, chiunque può costruire anche una sedia in 20 minuti. And at the same time, this is the idea because when we do a lot of events in public space, and normally what you do is you go and rent some kind of benches, and they're always the same, and some kind of chairs. So you spend a lot of kind of money on this, which then goes away again. L'idea che abbiamo avuto era basata anche sul fatto che quando si creano eventi in spazi pubblici spesso molti soldi escono solo per poter affittare le sedie anziché le panchine che si vanno utilizzando e poi va tutto restituito, quindi in qualche modo sono soldi buttati. So in the case of this chair, which is called the sedia sedia veneziana, sorry. The first time that we worked with it was on the Biennale in Venice, where we kind of used the setup of the Biennale to make kind of a test for this. But now we've used it in the same chair in many different places, and there were more than 2,000 chairs built of this type. Ciò che vedete qui è la realizzazione della sedia che abbiamo chiamato la sedia veneziana, che abbiamo progettato, realizzato in occasione della Biennale. Devo dire che però la cosa è andata talmente bene che l'abbiamo poi riutilizzato in vari posti in Europa, ma abbiamo realizzato a oggi fino a 2000 sedie, insomma, quindi è stato un progetto che ha portato grande successo. And so it's also, I mean, it's not only about this kind of social aspect, it's also that we worked a lot on this design, that this chair is not only a chair, but it also can flip over, and it also can create these other structures like a wall, and quindi l'idea di questa sedia non era solo l'aspetto sociale, quello di portare appunto le persone tutte insieme, ma era anche molto interessante l'aspetto del design, di come la sedia poteva avere poi più funzionalità, come nella diapositiva la foto che avete visto prima, si è creato anche un muro. You can also create these tribunes. O si può creare una tribuna. And kind of a mountain. And I think what is nice about it is that it is actually very cheap, so it's not a problem if someone takes it, you know, that it's not everything what we create in Europe becomes design normally, and design is always something expensive, and what we're trying to do is, you know, with this kind of furniture that it actually competes with whatever kind of monochair. E l'altra caratteristica era che la realizzazione di questa sedia è particolarmente economica, quindi non c'era neanche il problema che si può avere in genere quando si crea qualcosa di design, no? Che ha un suo valore. In questo caso era a portata di tutti. We have 5 more minutes. Yeah, we just do this and then we stop. Okay. I think it's fine. Okay, I'm sorry it takes a bit longer, but we stop in 5 minutes too.
then we have an hour. Yeah, just to put this in a bit of a bigger context, I show you a project which is more on a scale of the city and maybe has also a strong relation to the Fiera di Levante, because yeah, in some ways. It's a project we realized in Asia, in a city called Anyang. Questo è un progetto che noi abbiamo realizzato in Asia, in una città chiamata Anyang, e vi faccio vedere questo progetto per cercare di mostrarvi cosa significa mettere tutto quanto quello che abbiamo visto prima all'interno di un contesto proprio cittadino. And this city undertakes a kind of a turbo urbanization. Which within like 15 years it went from these little structures you see here, which is basically a bit like a European city where you have business on the ground floors and you have 4 stories of housing, and before there was just like little houses, like villages. So within like 20 years there was like 3 different kinds of urbanization. First the little houses, then this kind of European city, business city, block city, and now this is all replaced by the high-rise city, the Quindi qui vedete city. proprio tutta l'urbanizzazione che è avvenuta nell'arco di 20 anni, perché nasce tutto dalla parte centrale, quindi dalle strutture più dedite alle case anziché agli uffici, e poi piano piano nell'arco di 20 anni vedete come la città si è sviluppata. And in the same time, Anyang is a total immigration city. Like 80% of the population is first generation coming from the villages to this kind of urban hub. E anche in questo caso abbiamo una cittadina caratterizzata per l'80% dall'immigrazione. And I mean, in the inner city, the only green areas are these little rivers, these little creeks, which are dry in the summer, but then have lots of water. Le uniche aree verdi che si possono trovare sono queste che vedete qui, fondamentalmente, questi piccoli fiumiciattoli che poi in estate neanche ci sono. And we were asked by an art festival, which in this year was really much concentrating on art in relation to the city, to create the festival center, or like some kind of very significant location. And the site for this, after a long period of negotiation, was this creek, this green area. E quindi ci è stato chiesto da questo festival dedito all'arte, appunto, di cercare di creare un centro artistico durante il festival, e abbiamo utilizzato quest'area verde che vedete. And what we did, we put together a team of 4 of our people from Laboratori with a group of Korean architects, and we did this research group, and for 2 months we would just walk in the neighborhood and talk to all the different people, initiatives, schools, and also shop owners, housewives, who are very powerful in Croatia, and talk to them about what they thought about their neighborhood, how they feel there, how they feel in relation to the creek, and how they also feel in relation to the kind of all neighborhoods. E quindi abbiamo creato un gruppo di lavoro, un gruppo di ricerca costituito da 4 persone del nostro gruppo insieme a degli architetti coreani, e praticamente andavamo in giro nel quartiere parlando con le persone, parlando con le scuole, parlando con i negozi. Soprattutto abbiamo parlato molto con le casalinghe, che chiaramente avevano un forte potere decisionale, e quindi si parlava chiedendo loro come si sentivano a proposito del quartiere, come vivono il quartiere, che cosa volevano vedere realizzato. What we did with all this information is that we did this plan, which we call the potential plan, and I think this is a very strong tool because it brings together this kind of eye-level perception and this kind of social aspects, also the power structure of this kind of neighborhood, together with a physical space in one plan, and it really helps us in many different surroundings, many different cities. This kind of plans help us a lot to judge if some kind of suggestion we have is
going to work or it's going to be valid or not. Era importante per noi chiamare questo progetto appunto un potential plan, un piano potenziale, perché è sempre interessante vedere se si riesce a mettere insieme gli aspetti sociali all'interno di un quartiere insieme ad aspetti più propriamente fisici e quindi capire se anche le idee, i progetti che proponiamo poi possono essere di interesse o meno. And then as a next step we did another map which we called the desire map, which would collect all the desires articulated by the people we have interviewed. E poi abbiamo creato questa mappa dei desideri mettendo insieme i vari desideri espressi dalle persone intervistate. And we decided to draw this in section because it was such a strong kind of topography within this neighborhood. Ecco, abbiamo preferito disegnarlo in questa maniera, vista la topografia proprio del quartiere. So I have to shorten this a bit. This all led us to a proposal on a very long kind of process that we said that all these people coming from the rural area, they have a lot of desire to do some kind of garden activities, like on every balcony, every garage roof, you find them growing tomatoes, growing something. They really don't grow the flowers, but they really do what they were doing in their kind of rural past. E quindi nella nostra proposta è venuto fuori che le persone che provenivano dalle zone rurali desideravano vedere realizzate delle attività di giardinaggio in qualche modo, tant'è vero che sui vari balconi si potevano vedere per esempio realizzati non si vedevano tanti fiori quanto magari la piantina di pomodoro per esempio, perché era la realtà che era loro più vicina e volevano vederlo realizzato nel quartiere. So we decided to connect this kind of common desire to a lot of other programs that we found in this desire map. So we made this kind of gardening project being like the top line of a whole other set of programs that we would incorporate in one structure that we then placed in this park. E quindi siamo partiti da questo desiderio di vedere realizzato questo progetto di giardinaggio che abbiamo inserito poi all'interno di altri progetti che abbiamo poi implementato all'interno di questo parco. And since this is a very kind of condensed urban place, we thought that it's also appropriate to kind of condense this and to make this kind of a high-rise garden structure. Quindi visto il luogo piuttosto ristretto si è pensato di lavorare in verticale. So we made a plan that we built all these little houses which really very much also remind some kind of this kind of rural houses with different programs like tea pavilion, exhibition pavilion, a house for rabbits, and then combine them in a structure that we have designed. So the houses were designed in a participatory projects. Quindi come vedete qui abbiamo realizzato queste case, sempre in collaborazione con tutti, sempre con l'idea di creare il progetto mettendo insieme i vari aspetti delle case tutte insieme. And we also try to build some kind of Korean furniture. Abbiamo cercato di ricreare anche dei mobili tipicamente coreani. And then this all was assembled in a steel structure. Later they were put on this steel structure to create this kind of hub, this space which is not only in a monofunctional use, but it's a multiple use. And this is a very European concept that we have to say. The concept of cultural life in Korea, probably maybe some of you know, it's very much segregated, that you say, maybe you go to a video, the room is called bang, so they have a video bang, and they have a karaoke bang, and they have bang for sauna, and this is also always separated in different neighborhoods. So this idea of doing a bang bang, how we call the project, is also very kind of trying to bring something of our ideas about cultural exchange into this different culture. Poi come vedete abbiamo messo insieme le varie strutture tramite dei pali in acciaio, cercando di creare
una struttura multiuso, che poi in realtà è un concetto particolarmente europeo, che non rientra nella cultura coreana, tant'è vero che in Corea si tende a creare, si creano vari ambienti che si chiamano ban, e quindi a volte questi ambienti possono essere anche separati tra di loro nei vari vicinati, si può avere il ban dedito al karaoke anziché alle saune, eccetera eccetera. Quindi l'idea culturale in Corea è quella di una realtà particolarmente frammentata. Invece, ricreando questa struttura che abbiamo chiamato Ban Ban, era riproporre un aspetto culturale più prettamente europeo, dell'idea che si poteva creare un insieme di attività in un unico posto. Okay, that's it. This second part is about the workshop, and I'm going to talk about this later. Più tardi parleremo del workshop. Thank you very much for. Vi ringrazio per l'attenzione. Di tempo, forse è meglio se le domande verranno fatte tutte alla fine, dopo Sì, se ci sono delle domande proprio estemporanee, ok. Okay, I try in English. If I need help, I ask her. I'm Patrizia Pirro. I'm a member of Xscape. Xscape is an association, a group of architects who work in a participative process. And I'm compliments for your work first. And I'm interested in two aspects. The first is your approach to the creative process. I mean, how do you work in team to develop the project? You have a method that you apply in a different situation and in different site, or you have a method more, I don't know, open to the specificity of the sites, and the other question is about involving people, involving communities. We also have an experience of a public dinner in a town of Lecce, and we have a small mobile kitchen that we use to activate the public space and to involve the inhabitants. And we learned by this experience and other experience we had that a ludic approach wins. And if you want to involve people, that it's the most important things I think. You need also to occupy the space, to colonize the space, and it's maybe the only possible way to make people start to trust in you. And I'd like to know, what do you think about this? Do you think that there is, or do you think that there is other strategies good for activate places? And which components you think you need for a good project? For really good for communities, because always we see the final results, but we don't see what there is before, the work before, to involve people and public administration also.
Yeah, maybe sorry for my English. No, it's perfect. I think I understood mostly everything. And I'll be so free and start from your last question and go back. Yeah, I think the question of what kind of components make a good kind of social or participative project. I think it's really hard to generalize that, but what I feel is that when I talk to people from foundations or like in different discussions, I always tell them to do big projects, because I think by atomizing all these kind of cultural fundings into too many small pieces, there's a lot of disappointment, because then you start something, but then you don't have the resources. I mean, I think whatever process you start, I mean, I cannot talk about this now, how do you build a good project? I mean, but I think whatever you start, it's good, there's a good intention in the beginning, but then you make a certain promise to the people, because then you say, I'm here, and we ask you about your desires, but then in many places you can't follow this up. Then you have like some kinds of analysis results, and then you have to disappear again because you have to do other jobs or something. So I ask for long time projects, and I think that's sometimes also difficult because you want to involve a lot of creative people, but I think still is a better way to go. Make choices, make long time, like make strong projects, which also have stronger possibilities. Allora, per quanto riguarda l'aspetto qual è la componente che può far sì che ci sia un progetto che porti ad una forte attivazione e partecipazione sociale, non posso chiaramente parlare di tutta la progettazione, non c'è tempo in questo momento, però di base stiamo dicendo che credo che sia importante incoraggiare la realizzazione di progetti grossi, importanti e a lungo termine, perché a volte quando si propongono progetti più piccoli si rischia di creare poi delusione, perché si propone un progetto, si creano delle aspettative, la popolazione è interessata e poi si finisce per scomparire e non si è realizzato in realtà nulla. Quindi io propongo sempre, quando parlo con le fondazioni, con i finanziatori e quant'altro, di lavorare su progetti grandi, importanti, a lungo termine, che possono poi avere dei risvolti. È chiaramente più difficile anche perché chiede una maggiore partecipazione di più componenti, però nel lungo termine porta dei risultati migliori. And maybe I address your first question now, which I think was about creative processes. How do you generate all these ideas? And I mean, I think I can only talk a little bit about methods we use, and what we think it's very important is to be on a site, like to be there to make this kind of analysis, but also to just put yourself in the same situation, and then to find all the ones who have some kind of interest, who have power, who've already been there. Because it's so disappointing for people like social workers, for example, who work locally for many years, and then Roundabout comes and makes a big thing. They get a lot of attention by media and so on, and then they disappear again. So this is something which happened in the past, but it should never happen again. So it's like, I think if you operate in this kind of public projects, you're also creating some kind of public, you know, and you have to be aware of that. You also become kind of a power player, and you have to be aware of how do you deal with that. And for us, the easiest tool is always just to be there for a week, sleep at the place, be there, and then you find out who's in charge, has interest, and what maybe is the right thing to do. Per quanto riguarda il processo creativo, devo dire che l'aspetto fondamentale per noi, almeno l'esperienza ci ha insegnato, a vivere il posto, essere presenti, anche dormire sul posto, capire qual è la realtà della situazione, del luogo in cui andiamo a intervenire, perché spesso e volentieri anche qui ci possono essere per esempio i servizi sociali e la comunità che cerca di lavorare nel luogo in cui interveniamo, magari ci lavorano da anni, poi arriviamo noi,
apriamo questo progetto e ancora una volta scompariamo. Quindi è sempre l'idea di vivere il posto, viverlo con le persone e di cercare di creare qualcosa che duri nel tempo. And maybe just to say one other aspect, what I also think is very important is to be very clear about where your own role, like where are you in this process, and to also express, for me it's always very important to express if this is playing or work. Yeah. And this can be very close together, but for example, especially in this kind of chaotic processes on the street in Barca, I always made clear that everybody can be there, but we work. Yeah? And if nobody's there, we also work, you know? So we go on. And if someone wants to play, he just goes like 50 meters the other direction. And then in the evening, we play soccer all together, or we have this party in the end. But that to take yourself seriously and not to get eaten up taking care of other people's kids, yeah, because you work. I mean, you're a professional, you're paid by tax money, more or less, so you got to do something. Okay. E un'altra cosa che credo sia fondamentale è essere sempre estremamente chiari sul proprio ruolo, quale ruolo si occupa all'interno di tutto questo procedimento. Bisogna chiedersi: siamo qui per giocare o per lavorare? Altrimenti non arriva chiaro il concetto alle persone con cui stiamo collaborando. Quindi nell'esempio che vi ho mostrato a Barca, per esempio, che era un processo abbastanza caotico, bisognava fin da subito chiarire il concetto che se si è tutti insieme si lavora tutti insieme. Se non viene nessuno si continua a lavorare lo stesso, cioè bisognava rendere chiara l'idea che non era semplicemente un gioco. Poi la sera a fine giornata ci si ritrovava, si giocava anche insieme, si giocava a calcio, quello che è, ma noi siamo professionisti, siamo lì per lavorare e questo concetto, il ruolo deve essere ben chiaro fin dall'inizio. Non siamo lì per occuparci, prenderci cura dei bambini, non è che le mamme ci portano i bambini, fanno il loro lavoretto creativo, loro se ne vanno ed ecco lì. No, siamo pagati, siamo lì, si lavora e si gioca anche, però essere chiari su questo aspetto. Yeah, maybe a last aspect I think is for us working in this kind of context a lot, it's very important that we're not always addressing problems, that we're not always solving problems. Sometimes we just create questions, like in Korea I think it was basically we couldn't solve their urban problems, but we could create some kind of structure which questions this kind of urbanization. And this is also, I think, a tool, or I think it's your life. You know, you have to be happy. If you're not happy with what you're doing, how can the thing be happy in the end? So this is also something I try to put very often, that I ask the team, why are we doing this? You know, do we really, is this what we want? Yeah, do we really desire to do this? Is this the most radical thing we can do? Or is this just, are we just spending time or solving problems we're not going to solve in the end? Also. E poi un altro aspetto fondamentale è ricordarci sempre che non siamo qui per risolvere necessariamente dei problemi, non è che si possono risolvere tutti i problemi e non è neanche questo il nostro obiettivo. Spesso e volentieri siamo qui solo per porre delle domande, per incentivare anche le persone a farsi delle domande. Come l'esempio che vi ho mostrato in Corea, non era possibile risolvere la situazione, ma quantomeno creare curiosità, porre delle domande su quello che poteva essere l'urbanistica. Questo è un altro aspetto fondamentale di ciò che facciamo, e credo anche che poi fondamentalmente qui stiamo parlando della vita, che cos'è che si vuole fare nella vita. Se sei felice di quello che fai, questo arriverà anche alle persone che ti sono intorno e nel progetto che vai realizzando. Spesso chiedo al gruppo di lavoro: perché facciamo quello che facciamo? Ci piace? Lo facciamo perché ci appassiona? Non lo facciamo per cercare di risolvere problemi, quindi anche questo è importante. I'm totally agree with Patrizia that sometimes the
participative project is very difficult to involve people, local people. I want to ask you some concrete example did you do in the past? So I know that you did many projects outside Germany, outside Europe. So in specific, I want to ask you, how did you solve you in the past some difficult case to improve people? Just one short example, just to explain your method, and in one case maybe. Yeah, I mean, I have a whole lecture on failure projects, but it's more an entertaining lecture actually. Ho tutta una lezione in realtà sui progetti falliti, però. I think, especially I think it's really, I think, a cultural thing. In Asia, for example, participation just happens very naturally, but the administrative part is a horror, like it's horrible. And also in Italy, we have very, very good experiences. I don't know, maybe, I don't know why, maybe we're just lucky. When we worked, like in the past, we worked a lot in the former DDR, in this kind of shrinking cities, in very kind of depressive situations. And there we had really, really difficulties to get connected. Also, we came from the West, we were like looking a bit differently, we were like, so this was really long processes to, and there we also learned that you cannot just go out on the street with a table and ask people what they want. This is not being creative, or it's not creating some kind of imagination of a possible future. You have to start with some like low-key things, trying to learn something together and trying to really listen to the people when they actually able to tell you something, and how do you make somebody able to tell you something. And sometimes it needs a lot of time. I also worked with, on a film project, I worked with some very difficult youngsters who were in drug business, and finally I had 5 interviews with them, and finally I just paid them 50 euros, and then they told me about, you know, it's crazy to do this, but I mean, somehow I wanted them to tell me something true, and so they needed some time to do this, and time for them was money, because they were in a very hard business. So I mean, there's all kind of failures within our work, but I think what we experienced a lot and tested a lot is that you have to be very clear of where you are and what your interest is, and explain this in the first time. Say, okay, I want to make a documentary, and I somehow going to exploit you, you know, like, because I want to tell this story about, and if this is not your story, I'm going to interview someone else. More or less like this, you know, like, make clear where the money comes from, make clear who you are, and find yourself also what is your role in this process. Also, are you just working against the revolution because you make like smoothen out things, or are you doing the right things? I think, and this, I think, if this is very clear, then it's mostly going to work. This was our experience. I don't know if this is true but then if this is very clear, then we always go and we say we're going to do this anyways. You know, we never ask people to participate because we need help. Because, I mean, in fact, it also takes more time if you involve people. So you can just as well do it yourself. This is the truth. Also depressing, but it's like this, I think. Allora, fondamentalmente credo che sia una questione inizialmente culturale, nel senso, per esempio in Asia il coinvolgimento delle persone è sempre avvenuto in maniera molto spontanea, molto naturale, al massimo abbiamo avuto problemi a livello amministrativo. E la stessa cosa devo dire che abbiamo riscontrato anche qui, cioè la gente ha sempre partecipato in maniera molto passionale, interessata, e non lo so se siamo stati solo fortunati noi, ecco, questo non lo so dire, però credo che la strada principale da perseguire, come vi dicevo prima, è sempre chiedere alle persone che cosa vogliono, però saperle anche ascoltare,
quindi non semplicemente porre la domanda e basta, e questo richiede tempo, ascoltare richiede tempo. Per esempio ho lavorato su un progetto, su un film in ambito delle situazioni di giovani nel mondo della droga, e si andava in giro cercando di intervistare questi ragazzi e non siamo riusciti ad ottenere niente fino a quando non abbiamo offerto di pagare 50 euro a intervista, e improvvisamente eccolo lì che abbiamo avuto i ragazzi interessati a rispondere alle nostre domande. Può sembrare un po' veniale, è stata una situazione che abbiamo risolto in questo modo, ma allo stesso tempo è necessario sia dedicare del tempo a tutto questo, sia essere estremamente chiari in quello che è il nostro intento, qual è il nostro ruolo, che ruolo svolgiamo, e far capire soprattutto, direi, che procederemo al di là della partecipazione, che si andrà avanti col progetto a prescindere sia che ci sia gente che partecipi o no, perché quando si è chiari in quello che è il nostro ruolo, in quello che è il nostro intento, questo già crea delle dinamiche in qualche modo che piano piano si vanno delineando lungo la fase della progettazione. Io volevo chiedere velocemente, nel caso del progetto del cantiere Barca, in che cosa è consistita la collaborazione con A Titolo? Cioè se loro rappresentavano quel gruppo di lavoro sul posto che poi ha continuato a lavorare quando voi ve ne siete andati, o che tipo di ruolo hanno avuto come curatori d'arte? Yeah, it's a very particular cooperation. I mean, they are not for me like classical curators, but they really got involved a lot with the project personally, and I think it was also a big challenge for them. And they actually finally took the responsibility for this place, for these 2 rooms. So they signed the contract with the city for these 2 rooms, which were they were not using the rooms, but they were giving them back to the community. And so they did, they were always on the site. So we worked basically together, which is very unusual, I think. And it was also going to all kinds of conflicts and problems, also budget-wise and so on and so forth. But I think, it's a quite extraordinary and maybe kind of also a new model, I mean, of curators. I mean, they're curating the city a little bit. I think this is quite interesting. Sorry. Devo dire che con loro la situazione è un po' atipica, non è stata una situazione classica, ecco, di come si collaborerebbe con i curatori in questo caso. Loro si sono proprio lasciati coinvolgere in maniera personale, e per loro è stata anche una grande sfida, devo dire, partecipare in questo modo al progetto. Personalmente anche hanno firmato il contratto con la città per quanto riguarda quelle 2 stanze che poi hanno utilizzato per la sartoria e per la falegnameria, e erano sempre sul posto, e devo dire che anche questo è inusuale, anche questo ha creato poi dei conflitti no? nel modo poi di lavorare insieme, poi trovare le varie soluzioni per portare avanti la collaborazione è stato di grande stimolo per entrambi, però fondamentalmente con loro devo dire che è stata una collaborazione straordinaria, diversa, atipica. I also need to go to the bathroom.